Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Se vi piace questo tipo di video, mettete un like, iscrivetevi al canale e, se volete sostenerci ancora di più, potete usare il tasto Unisciti. Adesso accomodatevi, la storia di oggi ha scosso il mondo dello spettacolo turco con un momento sorprendente e profondamente emotivo, uno di quelli che cambiano il corso di una narrazione pubblica e privata. Non è un pettegolezzo qualsiasi, ma un passaggio di capitolo che coinvolge due volti amatissimi. Afra Saraciolo e Mert Ramazan Demir. Nel corso di una conferenza stampa fissata con discrezione, senza clamore inutile, Afra è apparsa davanti ai giornalisti con quella calma ferma che la contraddistingue quando decide di parlare con il cuore e con la testa. Lei, spesso raccontata per il talento e la dedizione alla carriera più che per la vita sentimentale, ha scelto di affrontare apertamente le domande sul suo rapporto con Mert, ex collega di set, complice di tanti sguardi e di anni in cui lavoro e sentimento hanno camminato su linee parallele, talvolta incrociandosi, talvolta allontanandosi. L'atmosfera era composta ma tesa, come se ognuno in sala sapesse che da quelle parole sarebbe dipeso il tono della prossima stagione delle loro vite. Afra ha atteso che i flash si placassero e ha pronunciato frasi misurate, chiare, figlie di una riflessione lunga e dolorosa. Quando le è stato domandato se esistesse una possibilità di rimettere insieme i pezzi, lei non ha cercato scorciatoie, ha respirato, ha incrociato le mani e ha spiegato che il tempo insegna a distinguere tra emozioni che si attenuano ed emozioni che restano, ma ricorda anche che certe memorie sanno immobilizzare i passi. Non voglio più restare ferma in ciò che è già stato, ha detto con voce limpida. Desidero orientarmi verso ciò che ancora posso diventare. Quella dichiarazione, semplice e definitiva, è caduta come una pietra lucida in un lago. Le cerchie di onde si sono allargate tra i presenti, poi online, poi tra i fan che avevano sperato in un ritorno di fiamma. In un istante è apparso chiaro che Afra stava chiudendo una porta senza rumore, ma con un fermo scatto che non ammetteva interpretazioni. Non c'era astio nelle sue parole, né un bisogno di spettacolarizzare il distacco, c'era la maturità di chi riconosce in sé la voglia di un avvenire che non debba continuamente girarsi indietro per capire dove posare il piede successivo. Con la stessa sincerità ha parlato anche di ciò che l'ha portata a questo punto, di un silenzio necessario che l'ha aiutata a sentirsi di nuovo. A volte, ha confidato, il tacere è l'unico modo per ascoltare davvero. Avevo bisogno di proteggere la mia pace, di capire quali pezzi di me meritavano di restare e quali dovevano cambiare forma, ha ammesso. Oggi mi percepisco più salda, più lucida, più consapevole dei miei confini e delle mie possibilità. Parole che non miravano ad addolcire il passato, ma a valorizzare il presente. Nel giro di poche ore i social si sono accesi. Frasi estratte dai suoi interventi sono rimbalzate di profilo in profilo, trasformandosi in piccoli slogan affettivi, in promemoria di autorevolezza personale. Tra tutte, una in particolare ha conquistato la rete: non vivrò più all'ombra di nessuno. Quella frase, condivisa con affetto da migliaia di utenti, non suonava come un attacco, bensì come un gesto di autodeterminazione che molte ragazze hanno fatto proprio. Intere pagine di fan hanno montato video con le sue interviste più delicate, alternando immagini luminose del lavoro sul set a scatti rubati di una quotidianità volutamente normale, quasi a dire: il valore di una persona non si misura dagli intrecci del passato, ma dalla luce che decide di portare con sé nel cammino. Mentre tutto questo accadeva, Mert ha scelto la strada del silenzio. Niente stories affrettate, nessun messaggio criptico. Chi lo conosce giura che abbia voluto custodire l'intimità di un momento simile, rifiutando di apparire come l'uomo che mette una toppa pubblica su un'emozione privata. Fonti vicine sostengono che in confidenza abbia riconosciuto il peso delle scelte e il valore delle ferite. Non tornerò nel punto in cui l'ho ferita, avrebbe detto con poche parole, in una frase che non chiede applausi ma che riconosce responsabilità e limiti. Una linea netta, tesa a non riaprire cicatrici già lunghe da guarire. Nel frattempo, attorno ad Afra hanno iniziato a circolare voci sempre più insistenti su una nuova sfida professionale. Pare che una grande casa di produzione le abbia proposto un progetto digitale di ampio respiro, una serie in cui la protagonista sia una donna forte e indipendente, determinata a riscrivere le proprie regole senza scusarsi per la propria ambizione.
Un personaggio che, a sentir chi ha letto le prime pagine della sceneggiatura, sembra specchiare la forza che Afra ha mostrato nella vita reale in queste settimane. Non un ritratto biografico, ma una risonanza emotiva, l'arte che attinge dal vissuto per restituire storie che sappiano parlare a molti. I fan, travolti da questa prospettiva, si sono subito interrogati su come la sua crescita personale si tradurrà sul set. C'è attesa, curiosità, e la sensazione che ogni scelta futura porterà il segno di questo nuovo equilibrio. Le foto uscite dal retroscena della conferenza, uno sguardo di lato, un sorriso appena accennato, la giacca scelta con cura e il trucco naturale, sono diventate icone di un passaggio d'epoca intimo e insieme pubblico. I giornalisti presenti non hanno definito l'evento come una semplice conferenza. Per molti è stato un rito di passaggio, una scena in cui non si annunciava soltanto una decisione sentimentale, ma un modo di stare nel mondo. Qui si conclude un capitolo e ne inizia uno diverso, ha commentato una cronista all'uscita. Non si tratta di voltare le spalle a qualcuno, ma di tornare a essere il centro della propria storia. In quelle righe è racchiusa la lettura che tanti hanno dato all'apparizione di Afra. Da oggi non verrà definita da un'etichetta riduttiva, non sarà l'ex di nella bocca di chi cerca definizioni rapide. Sarà Afra Saraciolo, con il suo bagaglio di scelte, di successi e di fragilità. Di riflesso, anche per Mert questo silenzio può aprire un sentiero nuovo. Chi lo segue sa che ha sempre avuto un approccio metodico al lavoro, una ricerca costante del dettaglio. Che sia la preparazione per un ruolo o la selezione di un progetto, c'è in lui un rigore che non ha bisogno di fuochi d'artificio. È possibile che nelle prossime settimane si concentri sul set, sulla disciplina che più di ogni altra gli appartiene, lasciando che siano i copioni e le interpretazioni a raccontare la complessità di un momento così delicato. Nel quadro più ampio dell'industria, quel pomeriggio segna l'inizio di una stagione nuova. La sincerità esibita da Afra, priva di compiacimenti, ha acceso qualcosa in tante persone, soprattutto tra le più giovani, che spesso cercano modelli a cui aggrapparsi quando il cuore e la mente litigano. Non è la spettacolarizzazione del dolore a conquistare, è la fermezza quieta, la libertà di riconoscere se stessi senza bisogno di spettatori. È una lezione che potrebbe avere effetti positivi sulla sua carriera, perché l'autenticità, quando è reale, diventa magnete per storie migliori e collaborazioni più profonde. Se le indiscrezioni sulla serie digitale troveranno conferma, potremmo trovarci davanti a uno dei titoli più discussi dell'anno. Si parla di una scrittura contemporanea, rapida ma non superficiale, di una regia attenta ai dettagli e di una colonna sonora capace di farsi sentire senza sovrastare. Un progetto pronto a testare nuovi linguaggi e, chissà, a intercettare un pubblico internazionale ancora più vasto, desideroso di personaggi femminili complessi e imperfetti, lontani dai cliché. Il solo fatto che il nome di Afra spicchi in cima alla lista delle candidate fa capire quanto il settore la reputi pronta a un salto ulteriore. Intanto, la conversazione pubblica continua. Ci sono quelli che ancora sperano in un ritorno, perché alle storie intense si fatica a dire addio. Ci sono quelli che applaudono la scelta e invitano tutti a rispettare i tempi di ciascuno. E ci sono quelli che preferiscono restare in silenzio, come Mert, riconoscendo che a volte le parole più oneste sono proprio quelle che non si dicono subito. In ogni caso, ciò che resterà di questa giornata non è una polemica, ma un sedimento di consapevolezza. Lo si percepisce nei commenti più sentiti, dove si parla di coraggio, di rispetto, di cura. Per chi era presente, la scena è difficile da dimenticare, la sala luminosa, il brusio che diminuiva quando Afra prendeva la parola, le domande poste con cautela. Lei ha evitato i titoli urlati, non ha messo in scena nessun colpo di teatro. Ha preferito il passo paziente e definito di chi conosce la potenza della chiarezza. È stato un momento sobrio, e proprio per questo intenso. Un momento in cui un personaggio pubblico ha ricordato che si può restare umani anche quando si è sotto i riflettori. E adesso? Adesso il mondo dello spettacolo la osserva con attenzione. Ogni mossa, ogni scelta, ogni annuncio verrà scandagliato e probabilmente commentato in modo eccessivo. Ma tra le righe del clamore si intravede un'opportunità, quella di raccontare storie nuove,
di aprire varchi dove prima c'erano muri, di trasformare un addio in una promessa. Non una promessa tra due persone, ma una promessa che ognuno fa a sé, continuare a crescere, a godersi ciò che arriva, senza catene invisibili. Noi, come sempre, seguiremo i prossimi passi. Se davvero quelle voci di corridoio diventeranno un contratto firmato, ve lo racconteremo. Se compariranno indizi su un nuovo set, saremo lì a decifrarli. E se Mert deciderà di rompere il silenzio, lo ascolteremo con la stessa attenzione e rispetto. Le storie che ci appassionano non sono solo quelle che finiscono con un lieto fine, sono anche quelle che hanno il coraggio di dirsi la verità, anche quando fa male. Ed è forse qui che si misura il fascino di questa vicenda, nella dignità con cui due persone scelte dal pubblico per la loro bravura gestiscono le correnti emotive che non possono essere recitate. Diteci voi cosa ne pensate. Credete che Afra abbia davvero chiuso per sempre quel capitolo, o pensate che il destino possa ancora sorprendere tutti con una pagina in attesa? Vi leggiamo nei commenti. E fateci sapere quale altra stella turca vi piacerebbe vedere protagonista del prossimo video su Turkey News Magazine. Grazie per essere stati con noi, grazie per l'attenzione e per il tempo che ci avete dedicato. Ci vediamo nel prossimo appuntamento, abbiate cura di voi e, per oggi, è davvero tutto.